Continuiamo il momento dei saluti, questa volta con saluti che ovviamente aprono questi 3 giorni di lavoro, la parte dei saluti istituzionali, quindi invitiamo a salire sul palco Paola Frassinetti, sottosegretaria di Stato per l'istruzione e il merito, Alessandra Gallone, consigliere delegato ministro dell'Università, della Ricerca e dell'Alta Formazione Artistica. Sarà con noi in maniera virtuale Alessio Butti, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega all'innovazione tecnologica, e qui a moderare questo incontro di apertura abbiamo anche Armando Stella, che è vice direttore quotidiano nazionale Il Giorno. Quindi benvenuti, vi invito ad accomodarvi. Grazie a tutti. Intanto posso subito dire una cosa? Avete visto il video? La parola più importante di queste giornate, prima ancora che tecnologia, è futuro. E non lo dice questo video, lo diceva uno dei padri costituenti, Piero Calamandrei. Se la scuola funziona è più importante del Parlamento, è più importante della magistratura, è più importante della Corte Costituzionale per costruire la democrazia. La scuola è il pilastro di questo Paese. Grazie. Prima di cominciare, di lasciare la parola direttamente a voi, io vorrei lanciare, grazie alla nostra regia, il videomessaggio di Alessio Butti che vedremo tra pochissimo. Grazie e buon lavoro. Come sta? Un saluto cordiale, per cominciare, a tutti coloro che prendono parte agli stati generali della scuola digitale, agli organizzatori, alle autorità che intervengono nel corso della manifestazione. È un piacere poter portare la testimonianza del Dipartimento per la trasformazione digitale che ho l'onore di guidare su un tema così importante per tutti noi, la trasformazione digitale del sistema scolastico. Pablo Picasso diceva che i computer sono inutili perché sanno dare solo risposte. Provocazione assolutamente affascinante che fa riflettere, ma credo si possa dire serenamente che esprima un punto di vista sbagliato. È vero, i computer e la tecnologia in generale ambiscono a darci delle risposte, magari in modo sempre più rapido, efficiente. Guardate quello che sta succedendo con l'intelligenza artificiale, che non a caso è uno dei temi portanti di questa edizione degli Stati Generali. Ma le risposte giuste, quelle che ci servono per crescere nella vita di tutti i giorni, nel lavoro, nella sfera sociale, non è la tecnologia a darle, a fornirle, sono le persone. Le macchine hanno bisogno dell'intelligenza, della capacità di intuizione, del ragionamento logico, della creatività e dell'abilità di formulare ipotesi che solamente noi umani abbiamo. Ed è questa la chiave per guardare con serenità al futuro digitale che vogliamo dare ai nostri studenti. In altre parole, non è la sostituzione dei libri di testo con i tablet la soluzione. La soluzione sono docenti preparati che aiutano i nostri studenti a familiarizzare con la tecnologia facendone un uso responsabile. Non sono le intelligenze artificiali che risolvono un'equazione o scrivono un tema al posto nostro. La soluzione è un sistema scolastico capace di integrare le nuove tecnologie fondamentali per il futuro, conciliandole con l'apprendimento dei classici. La soluzione non è nemmeno una didattica interamente virtuale, come qualcuno vorrebbe farci intendere, attraverso i visori. La soluzione sono le relazioni umane, i valori che solamente una istituzione come la scuola, insieme ovviamente alla famiglia, trasmettono ai nostri giovani. Io non ho dubbi
sul fatto che durante i 3 giorni del vostro evento si parlerà moltissimo di integrazione tecnologica e futuro della scuola. È un bene, ma auspico anche che la riflessione avvenga avendo sempre consapevolezza di valori portanti come la socialità, l'interazione umana, lo scambio, l'arricchimento culturale. E sono gli stessi valori che guidano la nostra azione di governo sulla frontiera tecnologica. Crediamo e lavoriamo per portare innovazione e per farlo in modo etico, responsabile, cioè a misura d'uomo. Per questo motivo portiamo le connessioni veloci ai plessi scolastici di tutto il territorio, dal centro alle periferie. Per lo stesso motivo formiamo le competenze digitali di base e avanzate, senza pretesa di sostituirci alla scuola, ma con l'intento di dare un supporto ulteriore alla creazione di una forza lavoro preparata e, si usa molto, resiliente. E sempre con lo stesso obiettivo stringiamo nuove alleanze e collaborazioni strategiche tra la scuola, l'università, la ricerca, e lo facciamo convinti del fatto che si possano creare delle sinergie forti a beneficio di tutto. Con questo pensiero mi congedo da voi, augurandovi un dibattito sereno e proficuo. A presto. Rieccoci. Grazie per l'intervento al sottosegretario Butti. Io partirei subito, sottosegretario Frassinelli, facendo prima un'osservazione. Io sono contento che ci siano qui tanti studenti, tanti insegnanti, perché questo è un momento di confronto che deve parlare soprattutto di loro e a loro. I ragazzi passano 20 anni almeno della loro vita nel percorso di formazione scolastica universitaria, gli insegnanti tutta la vita, fino alla pensione. Quindi stiamo parlando non di momenti di passaggio, ma proprio della vita delle persone. La scuola di questo parla. E dato che parliamo di vita delle persone, e oggi è anche una giornata, diciamo così, significativa, nel senso che magari i ragazzi più piccoli non lo ricorderanno, ma secondo me lo ricordano tutti. Sono 5 anni sostanzialmente oggi dall'inizio del Covid. 5 anni fa, in questo periodo, ricordo bene, dopo lo shock iniziale si iniziava a ragionare. Uno dei primi temi che si trattò fu cosa facciamo della scuola, tanto che fu uno dei primi settori a chiudere, le scuole furono le prime a chiudere. Da lì, adesso al netto dell'epidemia, del disastro sanitario, la scuola è cambiata molto, ha sperimentato chiusura, isolamento, didattica a distanza e ha vissuto inevitabilmente anche un processo di accelerazione tecnologica che forse senza quello shock avrebbe avuto più tempo per essere innestato nel sistema dell'istruzione italiana. E quindi la prima domanda, onorevole, è intanto come sta la scuola oggi, come stanno ragazzi e insegnanti, e una volta che ci dice qual è lo stato di salute della scuola, come sta lavorando il Ministero per affrontare le sfide di cui parlava anche il sottosegretario Butti, cioè i processi di innovazione e la digitalizzazione dei nostri istituti. Grazie. Grazie a voi, un saluto a tutti, un ringraziamento. Questo è il secondo anno consecutivo che partecipo a questo evento che viene organizzato gli Stati Generali della Scuola Digitale da Dianora Bardi, che ringrazio ancora una volta per la sensibilità, la competenza e le capacità organizzativi. Come sta la scuola? Bisogna partire sicuramente da una riflessione sulla pandemia di 5 anni fa, perché lì la scuola veramente è riuscita a sopravvivere nonostante queste difficoltà che sembravano insormontabili. E un ringraziamento va, io qui saluto tutto il personale scolastico, i docenti, voi studenti, ma i docenti, i nostri professori sono stati bravissimi, si sono inventati e si sono riusciti ad attrezzare in una situazione inedita, consentendo che ci fosse il contatto, che
che ci fosse questo contatto tra i ragazzi nonostante le scuole fossero chiuse. Certo, ne paghiamo un po' le conseguenze perché lo shock della didattica a distanza, l'assenza di comunicazione e di partecipazione comunitaria alle attività dei ragazzi, non vedersi a scuola la mattina, non fare ginnastica insieme, non poter parlare, sono stati pesanti anche da un punto di vista psicologico. Noi abbiamo molti casi di ragazzi e di ragazze che sono rimasti proprio intaccati da questa pandemia, e da qui anche la nostra volontà di inserire uno psicologo a scuola laddove sia necessario, proprio per ovviare a questo. E la scuola naturalmente ha mille problematiche, però è in buona salute. Un dato su tutti viene dalla diminuzione della dispersione scolastica, e noi abbiamo il 9,4 e il PNRR ci indicava come nostro obiettivo nel 2006 di avere almeno il 10, quindi siamo già sotto. Il contrasto alla dispersione, che è una cosa bruttissima, significa ragazzi che abbandonano la scuola. Abbandonare la scuola, e purtroppo succede anche in età anticipata, succede sempre prima, è un fenomeno che va contrastato. Quindi questo per me è sufficiente per dire che questo governo ha ben operato finora in questo senso. Quello che noi facciamo per la trasformazione digitale, l'innovazione tecnologica è molto, perché abbiamo proprio anche nel G7 Giovani a Lignano a giugno, i ragazzi la prima cosa che ci hanno chiesto di effettuare una grossa convention su questo, che è stata organizzata a Milano 15 giorni fa. Erano presenti 1000 studenti da tutta Italia, divisi in gruppi, in settori, in gruppi di lavoro, ed è stato molto importante. Per noi l'intelligenza artificiale, l'innovazione tecnologica significa svolgere un'innovazione omogenea, cioè non lasciare indietro delle zone più arretrate in questo e non fare fughe in avanti in altre, perché secondo me avere un quadro omogeneo della situazione è molto importante. Poi ci teniamo a tenere il rapporto studente-docente centrale, pur puntando sulla formazione dei docenti, che sono quelli che devono guidare questo processo verso l'intelligenza artificiale, che non può essere un modo per copiare più in fretta alcuni testi, ma deve essere invece un modo per elaborare tesi, optare per una scuola più inclusiva e anche agevolare la personalizzazione didattica, cioè ognuno può più facilmente con l'intelligenza artificiale trovare la propria strada per non lasciare indietro chi è fragile e per individuare e valorizzare chi ha talenti. Questo ci serve anche nell'orientamento, che è fondamentale. Anche questo si innesta nel contrasto alla dispersione scolastica, perché se uno sceglie bene la scuola, ragazzi, difficilmente poi la abbandona. Questo è un dato interessante, peraltro ai ragazzi interessa molto, in alcune università ma anche in alcune scuole superiori ormai si utilizza anche per semplificare, cioè l'intelligenza artificiale significa che prendiamo tutti i dati a disposizione, ma non solo i voti, l'attitudine, le preferenze, le scelte personali, le attività extracurricolari e vengono rielaborate per indicare ai ragazzi il percorso di studi migliore, possono servire per migliorare la didattica dei docenti, quindi andare incontro se ci sono debolezze, fragilità, oppure aumentare, diciamo, l'offerta formativa quando ci sono delle eccellenze che vanno ulteriormente fatte maturare. Quindi si tratta proprio, devo dire, di avere tutti i dati a disposizione per migliorare l'offerta e il percorso formativo dei ragazzi. Sì, ecco, io direi che progetti personalizzati, formazione dei docenti e puntare a una scuola più inclusiva, potenziando l'orientamento, potrebbero essere delle funzioni sempre più facili da attuare con l'ausilio dell'intelligenza artificiale.
Faccio una provocazione per la dottoressa Gallone, è uno spunto, una riflessione. Prima Butti citava Picasso, ma ai tempi di Picasso i computer erano dei mostri dell'IBM che avevano solo il DOS come linguaggio e servivano solo per la tecnologia militare. Negli anni, diciamo, ancora 50 e 60, questa era l'immagine del computer. Quello che Butti non dice è che oggi la tecnologia è generativa quanto era generativo, se vogliamo, Picasso, che è il vero salto di specie, no? E quindi, dato che è così cambiata la tecnologia, e i ragazzi più di noi, i ragazzi e le ragazze qui, sono cresciuti in un mondo ipertecnologico, mentre noi abbiamo vissuto anche una stagione, diciamo, pre-tecnologica, se vogliamo. E quindi la domanda è, ma, provocazione totale, ma tra il professor Galimberti e il professor ChatGPT, chi ne sa di più e chi può insegnare di più ai ragazzi? Perché è chiaro che se uno può potenzialmente sapere tutto, il professor Galimberti o Brambilla è un po' più in difficoltà, prima. E seconda, ma chi forma il professor Galimberti per essere migliore del professor ChatGPT? Perché anche l'autorità e l'autorevolezza degli insegnanti rischia di sbriciolarsi se il confronto è una macchina che sa tutto. Sbaglio, ragazzi? Qualcuno? Allora, Ditemi, se qualcuno ha dei dubbi o vuole fare un'analisi, una riflessione, me lo dica pure. Mi fa fare una premessa intanto doverosa, perché io sono molto felice di portare oggi il saluto del Ministro dell'Università, della Ricerca e dell'Alta Formazione Artistica, Anna Maria Bernini, e insieme a lei si sta lavorando proprio tantissimo su questi temi. Avendo considerato il tema del Covid citato prima, e lo diciamo da Bergamo, un grandissimo detonatore, come sempre succede nelle grandi svolte epocali della storia del mondo, succede qualcosa che ti dà una spinta propulsiva incredibile, e questo è stato nella tragedia il lato, diciamo, se si può così dire, positivo del Covid. Sono tante volte felice oggi perché siamo qui, perché siamo a Bergamo, perché oggi vedo realizzato compiutamente la visione di Dianora Bardi, che, come diceva il mio amico Fabio Bosatelli prima, non ha cominciato oggi a parlare di scuola digitale. Lei ne parlava quando di digitale neanche si potesse pensare che venisse applicato in questo modo sistemico anche al sistema scolastico. Siamo qui dentro in Chorus Life, che è un contenitore di futuro di fatto, e quindi oggi si realizza la vocazione di una delle vocazioni di questo luogo, vederlo pieno di studenti, vederlo pieno di docenti, vederlo pieno di scuola, che è l'altro detonatore, perché all'interno della scuola è bellissimo. Quindi scusate questa premessa, ma la volevo fare. Allora, Galimberti, professor ChatGPT. Io dico sempre, e lo dico, sapeste quanto mi fa piacere vedere un parterre così, innanzitutto disposto così, con i ragazzi davanti finalmente, no? Perché in genere noi ci parliamo tutti addosso e i ragazzi stanno fuori, i ragazzi stanno da un'altra parte. Io sto guardando e vedo i ragazzi qua, tra l'altro attenti, silenziosi, quindi il più grande applauso va a loro, insieme ovviamente ai docenti che li stanno educando molto bene. Fatevi un applauso, dai, che così fatevi un applauso, perché la cosa più bella che ci sia, cioè parlare guardando occhi negli occhi. Io sono un insegnante, quindi per me rivolgersi agli studenti è la cosa più importante. Allora, il professor Galimberti ha un proprio spirito critico e avrà sempre un'attitudine creativa. Il professor ChatGPT avrà un'attitudine generativa. Qual è la differenza? È il guizzo. È quella cosa che rende diversa l'intelligenza naturale dall'intelligenza artificiale. La creatività, il modello Leonardo da Vinci, io dico sempre. Leonardo da Vinci, che era uno scienziato, che era un inventore, che era un architetto, che era un ingegnere, ma innanzitutto era un artista nel senso più di attitudine umana del termine, cioè colui dal quale partiva l'idea. Questa è la differenza. Dopodiché quell'idea viene sviluppata dal professor ChatGPT, ma l'idea originaria, l'idea principale è quella umana, è quella che noi non dobbiamo. Quindi un ragazzo che si mette davanti a una lezione di ChatGPT
e del professor Galimberti o di un proprio insegnante con le sue attitudini, con la sua empatia soprattutto, cioè con quella capacità di entrare nel mood dei suoi studenti, quindi di capire che uno è diverso dall'altro e quindi fare anche un tipo di lezione o un tipo di interrogazione differenziata per l'uno rispetto all'altro, quello a mio avviso è insostituibile. Oggi qui si sta facendo un po' la storia, perché oggi qui i nostri studenti e gli insegnanti e il mondo della scuola diventano i veri pionieri, i veri esploratori, quelli che dovranno creare quei sistemi di connessione con un ecosistema di integrazione più generale, che è quello che unisce la scuola al presente e al futuro, quindi al presente in quanto formazione e al futuro in quanto realizzazione di competenze per le nuove professioni in un mondo che gira alla velocità della luce. Qui oggi noi non abbiamo un capitano, un condottiero, qui oggi abbiamo un equipaggio unitissimo che sta intraprendendo questa nuova avventura, questo cammino. Io oggi dico ai ragazzi: siate più che mai felici e curiosi rispetto all'epoca che state vivendo, perché questo momento è un momento storico e voi sarete, non mi sentite, sarete i più forti. Ok, quindi, sì, ho visto. Quindi la scuola ha bisogno di incontrarsi. Qua oggi, come diceva prima anche il sottosegretario Butti, ripeto, la seconda domanda qual era? Ecco, chi forma, però la formazione dei docenti i formatori? Chi forma i formatori? Chi forma i Poi formatori? passo torno alla sottosegretaria Frassinetti, È la grandissima sfida formare i formatori, ma io penso che i nostri docenti siano talmente avanti che si cominciano a formare autonomamente. Comunque su questo tema, per esempio, il Ministero dell'Università, grazie anche alle risorse del PNRR, sta dedicando veramente tante risorse proprio per questo, per formare i formatori all'orientamento, per formare i formatori alle nuove tecnologie. Però io penso che la grande interazione docente-studente sia la grande chiave, perché ecco, è fondamentale, come un genitore con il figlio, devi rapportarti e crescere insieme. Quello che io ti do è pari a quello che tu dai a me. Grazie mille, dottoressa Gallone. Volevo fare un piccolo sondaggio, se avete tempo e pazienza, soprattutto tra gli studenti e le studentesse. Sarei curioso di sapere chi abitualmente di voi, ma per alzata di mano, chi abitualmente di voi usa l'intelligenza artificiale nel suo studio quotidiano. Quanti di voi hanno esperienza diretta, ne hanno consuetudine? Nessuno? Non ci credo. Non abbiate paura, tanto Nessuno è lo spirito usa, critico che conta. Ma non lo dico per, diciamo, copiare, lo dico anche come ausilio, come strumento. Guardate, non bisogna aver paura di come si usa la tecnologia. Il futuro sarà chi è capace di usarla meglio la tecnologia, non chi fa finta di non usarla e la usa. Voi dovete chiedere ai vostri insegnanti di insegnarvi ad usarla, non usarla di nascosto. Piccolo consiglio. Questa è la chiave. E su questo torno all'onorevole Frassinetti. Perché? E questo lo dico anche ai ragazzi, agli studenti e alle studentesse che hanno appena magari cominciato il loro percorso di studi. La scuola è la materia più riformata di questo Paese, cioè ogni anno, ogni 2 anni c'è una riforma della scuola e a un certo punto, se non avete già cominciato, ogni anno farete uno sciopero contro la riforma della scuola, perché è così, diciamo, fa parte della dialettica democratica. Noi non l'abbiamo fatto. Fa parte della dialettica democratica. La scuola viene sempre riformata, ma non è un male, perché la scuola deve stare nel tempo e anticipare il futuro. Una scuola che non venisse riformata non riuscirebbe a guardare avanti. E quindi vorrei chiedere all'onorevole Frassinetti come, diciamo, dal punto di vista politico e di governo, si provano a conciliare queste 2 direttrici che sono il recupero, abbiamo letto, il recupero della vocazione, diciamo, classica della scuola e quindi
la reintroduzione come opzione del latino alle scuole medie, la poesia, il recupero delle radici storiche e culturali, lo studio della Bibbia, ad esempio. Quindi come si concilia questa vocazione più tradizionale con invece le spinte ultra innovative in cui sono immersi i ragazzi? Cioè, come fa la scuola a stare in mezzo a questi due binari così diversi? E se c'è una ricetta, insomma, come... Questa è una bella domanda, perché è la domanda che è poi trasversale a tutto ed è la sfida, userei questo termine. La sfida è proprio quella di conciliare gli apprendimenti tradizionali che sono fondamentali, perché noi abbiamo messo mano alle indicazioni nazionali dopo che l'OCSE, non così perché abbiamo voglia di riformare la scuola tanto per, ma dopo che l'OCSE ci ha praticamente dato un quadro un po' disastroso della preparazione, non saper interpretare un testo, non saper leggere bene, non sapere scrivere in corsivo e tante cose. E quindi io penso che... perché dei test invalsi, dei test PISA, insomma i risultati non sono sempre brillanti. No, non sono stati brillanti, di conseguenza io penso che la parte tradizionale del sapere vada comunque ripristinata. La geografia che era quasi sparita è importantissima, perché nella vita, la cultura generale, alla fine la vostra fidanzata, se è andata a fare un viaggio, non vi chiederà fammi un logaritmo, ma magari vi chiede che montagna è questa? Siamo sulle Alpi, sugli Appennini, dove siamo? Sapere dove si è, conoscere le cose, il proprio paese, è importantissimo, perché questa è cultura generale che vi accompagnerà tutta la vita, senza nulla avercela ovviamente con le materie scientifiche, però bisogna dare comunque un ampio respiro alla nostra cultura. E la digitalizzazione va di pari passo, perché non è una materia in sé per sé, ma è uno strumento. Io lo vedo come uno strumento quindi per approfondire, per velocizzare, per guardare in un'altra ottica il sapere, che però quello rimane. Cioè la storia romana quella rimane, la storia greca quella rimane, da cui possiamo attingere dei valori come la democrazia, la partecipazione, valori fondamentali, l'amicizia nella nostra vita. Però bisogna, io sono d'accordo con lei, usare gli strumenti. Non a caso, per dare qualche cifra, come Ministero dell'Istruzione e del Merito, noi abbiamo investito 450 milioni per la formazione dei docenti, proprio sulla transizione digitale, e 2 miliardi per la digitalizzazione delle scuole, con la trasformazione di 100.000 aule in ambienti innovativi. E poi nella riforma dei programmi abbiamo inserito l'informatica già alle scuole primarie. Ecco, io questo penso che sia un passaggio, aiutare i bambini a prendere confidenza con questo linguaggio. Perché è inutile parlare di intelligenza artificiale se poi ci sono i testi vecchi di informatica e sicuramente non sono consoni a portare avanti questi processi. Grazie, onorevole. L'ultima provocazione, anche perché ci invitano a chiudere, oggi abbiamo un problema di mismatch tra domanda e offerta di lavoro, nel senso che il tessuto economico non trova i profili che servono. Sì, è un termine orribile quello. Come lo chiamiamo? Divario? Un Distanza? incontro tra richiesta e offerta, Okay, magari. comunque c'è Usiamo l'italiano sempre di più. Non userei neanche gap a questo punto, allora. Però diciamo, avete capito di cosa stiamo parlando. E quindi oggi già questo problema, diciamo, c'è, che la scuola non presenta al tessuto economico i profili che servono. Ma come fa oggi la scuola a immaginare quali profili professionali serviranno tra 10 anni, tra 15 anni?
che è l'altra vera sfida, non rispondere alla richiesta dell'oggi, ma rispondere alla richiesta di quando questi ragazzi avranno 25 anni. E per quello che parlavo prima di necessità di un grande ecosistema integrato. Oggi la scuola si deve aprire, deve fare entrare i sistemi professionali, i sistemi imprenditoriali, i sistemi industriali, perché è nell'industria che si crea innovazione e l'industria già sa cosa succederà da oggi a fra 20 anni. E quindi noi si sta cercando con anche le nuove offerte formative, come possono essere i sistemi ITS, che sono quell'anello di congiunzione tra l'oltre la scuola superiore prima di entrare all'università. La scuola si sta attrezzando. Io ho estrema fiducia nella scuola, ho estrema fiducia nei giovani, ho estrema fiducia nei docenti, perché mentre noi parliamo loro stanno già lavorando, sanno già come si dovrà fare e questa sarà la grande forza di un paese come l'Italia, che ha nel DNA qualcosa che nessun altro paese al mondo ha, cioè quella grande, profonda spinta creativa e creatrice che ci farà sempre essere diversi da tutti gli altri. Benissimo. Grazie a tutti, buona giornata, buona continuazione. Grazie onorevole Frassinetti, grazie dottoressa Gallone.